Sì, sì, sassero. Sassarallella, sassarallallo. Come faccio a capire se sono una guida per il mio cane o se è il mio cane che pensa di essere una guida per me? Chiariamo il concetto di leadership, un punto cruciale dell'etologia e comportamentarismo del cane, e vediamo quali sono le caratteristiche di un bravo proprietario e come farsi ascoltare, rispettare e stimare dal proprio cane. Innanzitutto parliamo di che cos'è la leadership e di come imparare quindi a ottenerla. Leadership può essere tradotta come conduzione. Il leader è colui che conduce. Un leader deve avere delle caratteristiche e deve comportarsi in un determinato modo. Vediamo come diventare leader del cane, come essere visti come una guida dal nostro cane. Nel corso della storia sono stati fatti tanti studi sul cane, sul comportamento del cane, e sono state partorite tante teorie, alcune smentite, alcune valide fino ad oggi. Faccio una parentesi, io penso che in ogni teoria ci siano degli spunti interessanti, bisogna poi col tempo scremare aggiungendo le nuove informazioni. La prima teoria che venne formulata fu quella della dominanza. Questa teoria è basata sulla credenza della superiorità della razza umana sulle altre specie. Si considerava il cane all'epoca un essere meccanico, privo di emozioni e capace solo di comportamenti, un po' come un automa. Di conseguenza il cane veniva trattato in maniera dura e venivano utilizzati metodi, appunto, coercitivi. Mi avrete sentito dire questa parola 1 milione di volte ormai. Ma su questa teoria della dominanza si basano appunto i metodi, in voga tuttora, coercitivi, basati quindi sul dominio del cane e del piegarlo alla nostra volontà. Ovviamente questa è una teoria sorpassata e io non sono assolutamente d'accordo con ciò che si dice qua. Noi non dobbiamo porci come dominanti nei confronti del nostro cane, dobbiamo porci bensì come delle guide. L'evoluzione di questa teoria della dominanza, in cui si credeva che il cane andasse dominato con comportamenti duri, rigidi e metodi ad oggi arcaici, ne susseguì un'altra, la seconda teoria, quella della leadership. È un'evoluzione della teoria precedente, quindi non viene a cancellare la teoria della dominanza, ma aggiunge qualcosa. Aggiunge qualcosa di buono, devo dirvi, perché pone il concetto della leadership e di come essere visti dal nostro cane come dei leader, senza il bisogno di dominarlo. Ma questo lo vedremo più avanti, perché all'epoca si utilizzava questa teoria applicata pure all'altra, quindi si dominava il cane e gli si applicavano queste regole che adesso vedremo. È un'evoluzione, come dicevo prima, della teoria precedente ed è basata sulle osservazioni delle dinamiche dei branchi di lupi in cattività. Ascolta bene, si notò, osservando questi branchi di lupi tenuti in cattività, che nella loro vita quotidiana vi era una continua lotta per ottenere la leadership, quindi questi cani entravano in conflitto sociale per litigarsi la leadership, cioè il dominio. Va detto che i lupi erano osservati in cattività e questi branchi di lupi in realtà erano composti da membri di famiglie diverse. Un branco di lupi in natura è una famiglia, ok? Quindi è già diverso. Cattività, lupi di famiglie miste, quindi un branco misto, diciamo. Si osservò comunque che il lupo vive in una società, in questo branco è una piccola società in cui vigono delle regole e delle leggi, quindi in base a questa osservazione vennero delineate una serie di regole per l'ottenimento della leadership del cane all'interno della nostra famiglia. Quindi pensate che roba, hanno osservato i lupi in cattività per capire come trattare il cane in famiglia. Fantastico, no? Perché, vi direte voi? Perché il cane e il lupo, se li osservate, hanno lo stesso linguaggio olfattivo, vocale, fisico. Sono praticamente la stessa cosa. 99,9% di cromosomi in comune. Se non hanno scoperto altre cose gli scienziati, questa dovrebbe essere la percentuale di cromosomi che hanno in comune. Significa che c'è quello 0,1% che è la domesticazione. Quindi osservando i lupi possiamo trarre delle conclusioni sensate sul cane. Però comunque è un cane.
Ci arriviamo. Quali sono queste regole? E queste regole io me le tatuerei sul braccio se fossi in voi, perché far rispettare queste regole al cane lo si può fare in maniera pacifica, senza sgridate o senza dominarlo, appunto. E sono regole che servono per il quieto vivere in generale. Prima regola: alimentazione. Siamo noi a decidere cosa, quando e dove mangia il cane. Non è il cane a chiederci cibo. Il cane non mangia quando mangiamo noi. Non viene a chiederci cibo ottenendolo. Il cane mangia lontano dai nostri pasti. A detta mia sarebbe meglio dopo che abbiamo mangiato noi. Non deve prendere cibo del leader, perché se osserviamo i branchi di lupi, ma anche i branchi di cani, il capo o il dominante, mettiamola come vogliamo, se ha del cibo non lo cede a un sottoposto. È un atto di generosità che il cane difficilmente concepisce. Quindi non date cibo al cane quando mangiate voi, non dateglielo quando ve lo chiede lui, dateglielo solo se lo guadagna. Gestione delle risorse, punto fondamentale. Punto numero 2, fa un po' ridere, però attraversare le porte. Questa cosa l'ho notata a 11 anni. Avevamo un cane che in campagna gli aprivamo la porta la mattina per farlo uscire e lui ci sbatteva addosso sugli stinchi così, sbam, si infilava nella porta, e scappava via. E io dicevo: mi sembra un comportamento un po' cafone. Punto numero 2, attraversare la porta. È il padrone che deve passare per primo dalla porta. Perché? Non perché è una fissazione mentale, perché sono Hitler, ma perché se sei un leader, se conduci, passi prima te. Entri tu prima in un territorio dove potrebbero esserci dei problemi, non il tuo cane, se no gli stai dando una responsabilità. La responsabilità di far la guardia a te. Invece lui deve sentirsi protetto da te. Come fai a farlo sentire protetto? Gestisci le risorse, gestisci il cibo, gestisci l'entrata nei territori, negli spazi nuovi, quindi passare dalle porte prima di lui. Come faccio a insegnarglielo? Premietto in mano, apro la porta, gli tengo il premietto sul muso, passo io, gli do il premietto e poi passa lui. Molto semplice, no? Punto numero 3, questo mi piace molto, lo sapete. Condotta al guinzaglio. Se il cane tira il proprietario al guinzaglio, significa che non lo vede come leader. Lo so, il tuo cane ti tira al guinzaglio. E io quante volte ti ho detto: fai la condotta al guinzaglio, fermati, non farti portare a spasso, perché poi lui se ne va fuori perché ha la responsabilità di condurre te in passeggiata nella nostra società, e poi è grazie che abbaia alle macchine, grazie che abbaia agli altri cani, perché è in una condizione che lo porta a pensare di essere lui il leader, o comunque di non sentire la tua di leadership. Quindi fate la condotta al guinzaglio, fate la condotta al guinzaglio, fate la condotta al guinzaglio, anche perché la passeggiata diventa più piacevole. Quindi prendi 2-3 piccioni con una fava. Perché non farlo? Perché non farlo? Dico io, perché non c'hai lo sbatti. Allora sono una situazione. Punto numero 4, suono del campanello. Il cane va desensibilizzato dal suono del campanello. Cosa significa? Il suono del campanello non deve creare una reazione di allerta, quindi guardia del territorio, perché siamo noi che decidiamo chi entra e chi esce dal nostro territorio. Non è compito suo controllare chi entra e chi esce, abbaiare al citofono. È questo che significa controllare il suo territorio. Perché controlla il suo territorio? Perché non pensa che sia il tuo, perché non sente la tua leadership. Punto numero 5, l'incontro con altri cani. Non fermatevi per ogni cane che vede, anche se lui ci vuole andare, soprattutto se è lui che tira per andarci, perché vi state facendo tirare e perché poi è meglio che siamo noi a decidere con quali cani interagirà e con quali no. Io vi do un consiglio: fate la vostra passeggiata, se vedete che c'è un cane ogni tanto carino, 1 su 5, 1 su 6, fermatevi, fate 2 chiacchiere col proprietario, ma non vi fermate ogni volta che lui vuole andare da un cane. Punto numero 6, non fatelo saltare addosso a tutte le persone che vede, per la stessa ragione. Salire e scendere dall'automobile, mi fanno un po' ridere queste regole, però è un po' come l'accesso agli spazi, il mandarlo fuori in campagna, aprirgli la porta e lui passa prima di voi. Scendere dall'automobile, salire dall'automobile, dovrebbe farlo a comando, non che aprite il bagagliaio e lui si fionda dentro, o è dentro, aprite il bagagliaio e si fionda fuori. È anche un comando di sicurezza: resta nel bagagliaio, apro, faccio le mie manovre, poi ti dico giù e tu scendi a comando.
Capite la leadership dove sta? Sono io che penso al mio cane, non è il mio cane che mi dice «Ehi, devo uscire! Aprimi la porta! Wow, 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 voglio la palla!» Siamo noi che gestiamo le risorse. Parliamo anche dello sguardo. Il nostro cane ci deve guardare. Se il nostro cane non ci guarda, significa che non ci trova interessanti e non ci trova indispensabili. Quindi se il nostro cane non ci guarda e sta facendo un'altra cosa, c'è questo fenomeno che si chiama one track mind. Significa che lui, se non è attento a qualcosa con tutti i sensi e ha un senso particolarmente interessato a qualcosa, concentrato su qualcosa, non presterà attenzione a stimoli che non sono più forti di quello a cui lui è interessato. Se il vostro cane non vi guarda e se ne va in giro a spasso a far cose e voi lo chiamate, probabilmente non vi sente nemmeno. Quindi è importantissimo creare l'attenzione col nostro cane, che ci guardi spesso, che ci trovi interessante. Come faccio a farlo? Guarda il mio video su come ottenere l'attenzione col cane. Tutte queste regole, diciamo, sono orientate a togliere iniziative al cane, che non significa annientare le sue iniziative, ma significa non fomentare quelle che portano poi a comportamenti negativi, come fiondarsi sulle porte, mordere le persone che entrano in casa, diventare dominante nei nostri confronti, perché il concetto di dominanza esiste. Il punto è che si scoprirà dopo, con la terza teoria, la teoria di David Mack. Per partorire questa teoria si osservano dei branchi di lupi nella natura e si osserva che sono famiglie in cui la leadership non viene messa in discussione ogni giorno, costantemente. Non ci sono lotte sociali. I sottoposti, che sono i membri più giovani, accettano come leader il membro più anziano. Una volta che i lupi accettano come leader un membro, che ovviamente non si fa rubare il cibo, prende le decisioni, barabim barabam, leader è l'unico che si riproduce e infatti è il capostipite. Vedete la logica nella cosa? Quindi applicando queste regole senza dover dominare il cane, quindi cancelliamo la prima teoria della dominanza, manteniamo la seconda teoria, quella della leadership, aggiungiamo una teoria di David Mack, che è la terza teoria, che sostiene che appunto non c'è bisogno di dominare e porsi in maniera dura con il cane, basta essere dei leader responsabili, dei proprietari responsabili. E adesso vi elencherò un po' di caratteristiche che David Mack delinea per definire un buon padrone. Queste caratteristiche, chiamate proprio caratteristiche di un buon padrone, sono gentilezza. In assenza della gentilezza non si crea fiducia. Il tuo cane non avrà fiducia di te, ti temerà e quindi sarà un bel casino. Fidati. Seconda, responsabilità. Tu devi essere responsabile. Quando io faccio fare quei flip ai miei cani, che adesso sono vecchi, quindi proprio per responsabilità non li faccio saltare a 6 metri, perché se qualcosa va storto poi si fanno malissimo, quindi devo essere responsabile, fargli fare le cose nei limiti delle loro capacità e della sicurezza che io posso garantirgli. Quindi non portatelo in aree cani dove poi vengono morsi. Non fategli fare giochi che poi si spaccano i denti, si tagliano la lingua o si azzoppano. Siate responsabili, perché se lo mettete nei casini poi il vostro cane non si fida più di voi. Sicurezza. Devi trasmettere sicurezza con la tua voce, con i tuoi gesti. Non devi muoverti a scatti, nervosirti, spazientirti, ok? Tu devi dare sicurezza al cane, non essere imprevedibile e lunatico anche, ok? Equilibrati. Devi essere anche determinato. Un esempio che faccio sempre è la determinazione quando tu vuoi insegnare qualcosa al tuo cane. Il tuo cane non lo fa, e tu molli il colpo. Lì il tuo cane perde fiducia in te, perdi punti leadership, perché deve capire che tu sei determinato, quindi devi riuscire a ottenere quello che vuoi con gentilezza, ovviamente, con responsabilità, senza spazientirti, ma devi far capire al cane che tu sei uno che sa come ottenere quello che vuole. Nel migliore dei modi, sempre con gentilezza. Mi raccomando, coerenza. Il cane ha bisogno di coerenza. Un leader non è incoerente. Se tu sei incoerente, il cane perde fiducia in te. Non sei atto a comandare per lui. In sostanza, le regole che voi decidete di dargli, quelle devono essere tutte le volte, perché sennò il cane perde fiducia in voi. Non siete più coerenti. Risolutezza. Dovete essere gentili ma risoluti. Quindi non cedere ai capricci del cane e fargli capire che avete, tra virgolette, polso. Non significa trattare male il cane, però andiamo, tiro indietro, vado. Questa è la risolutezza, con gentilezza, sempre con molta calma e tutto, però
Ultimo punto, è importantissimo, inizio e fine delle attività. Ogni interazione, ogni gioco, ogni attività che facciamo col nostro cane, dobbiamo decidere noi quando questa attività inizia e dobbiamo decidere noi quando questa attività finisce. Ti faccio un esempio: prendo la pallina, ehi, andiamo a giocare, non posso dirlo se no vengono. Andiamo con la cosa gialla rotonda, la sfera, a fare dei... ok? Il cane viene, giochiamo un po' e poi io dico basta, la metto via, ho deciso l'inizio e la fine. Non è il cane che mi porta la palla, io gliela lancio, poi si stufa, se la porta a cuccia, ciao. Queste sono cose che fossi in voi me le tatuerei. La prima teoria, cancellatela, quella della dominanza, fuffa, fuffa. Seconda teoria, valida. Terza teoria, importantissima.